Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Immagina un conto dove puoi mandare criptovalute da un exchange o da un altro wallet oppure mandare un bonifico SEPA che viene convertito direttamente in USDC, guadagnare una rendita su queste criptovalute e pagarci il caffè senza venderle e senza uscire dal mercato. La cosa più importante, ti permette di avere una carta virtuale o fisica a tua disposizione e poi collegare direttamente anche un tuo wallet non custodial per ricaricare il Vault. Non è una banca, non è un exchange, è un protocollo che nasce su Ethereum che ha come partner Visa per permettere queste tipologie di pagamento. Ovviamente funziona tramite KYC. È un ponte facilitato tra finanza tradizionale e DeFi e la carta si può collegare ai normali wallet che hai su smartphone, ad esempio Apple Pay o Google Pay. Hai due modalità di spesa, la classica spesa dove ricarichi USDC o ricarichi il tuo account con euro che viene convertito in USDC e poi la usi per acquisti di tutti i giorni come una normale carta, oppure hai anche la modalità che ti permette di usare una cripto come collaterale, ricevere un prestito istantaneo che viene usato per pagare la spesa o se vai al ristorante. In questo caso non vendi le tue cripto, non esci dal mercato. È un cambio di paradigma perché si fa direttamente sul protocollo DeFi. Vi ricordo che questo è un protocollo DeFi che gira su Ethereum, perché non stiamo parlando di una banca o di una neobanca, noi siamo su DeFi, quindi con i rischi di controparte, il rischio eventualmente di smart contract. È disponibile sia in una versione desktop che una versione per dispositivi mobili, per appunto tramite applicazione. Non è proprio una carta pensata per prelevare contanti, c'è una commissione del 2%, è più una carta pensata per interagire con la DeFi e usarla come pagamento. E viene elargito anche un cashback del 3% persino con la carta più scarsa, chiamiamolo così. Ricordandoti che EtherFi è non custodial, significa che non è appunto come un exchange, non stanno custodendo loro i tuoi fondi nello stesso modo, il sistema è basato su smart contract. Questo è più vicino alla filosofia cripto che alla filosofia bancario, ma comunque per questo introduce un rischio, quindi se volete usare la carta la usate, fate tutte anche le vostre operazioni per testare, ma non depositateci lo stipendio, è quello che voglio dirvi. Stiamo operando per l'appunto su smart contract e su vault decentralizzati, quindi attenzione. Alla domanda se è una buona carta dipende da cosa cerchi. Se usi Ethereum, usi la DeFi, vuoi un sistema avanzato, vuoi mantenere magari un'esposizione con le tue cripto, va benissimo. È meno ideale se sei un principiante assoluto della DeFi, vuoi una semplicità totale e vuoi zero rischi, allora è meglio guardare da un'altra parte. EtherFi è un ottimo tentativo di unire DeFi, finanza tradizionale, tutto in un unico luogo. Diciamo che è uno dei prodotti più innovativi che abbiamo oggi, non è perfetto, ma è innovativo, diciamo che rappresenta una direzione chiara che sta andando la DeFi tra fusione tra finanza reale per appunto e finanza decentralizzata. Questa è come si presenta la schermata di accesso su desktop. Possiamo aggiungere i fondi al Vault tramite cash, quindi tramite bonifico bancario SEPA, oppure tramite cripto, tramite un wallet non custodial dove possiamo andare a collegare tantissimi wallet non custodial, ci sono più di 530 wallet compatibili, oppure inviare da un exchange. In questo caso il supporto è tra Binance e Coinbase, quindi molto comodo se si vuole utilizzare questi due exchange e avete un account, oppure il classico deposit address. Potete utilizzare tutti questi token compatibili come ad esempio USDT, Ethereum, Scroll e tanti altri. Le reti supportate sono Arbitrum, Base, ovviamente Ethereum, Hyper EVM e Scroll. Vi ricordo che è un protocollo che funziona su Ethereum. Si può anche inviare poi, una volta depositate le vostre criptovalute su un wallet address esterno, oppure verso conto corrente. Spend with Cash si può andare a selezionare il tipo di spesa, il metodo di pagamento.
Direct Pay, che si va a pagare tramite USDC, USDT, Liquid USD e altri asset che abbiamo nel balance, oppure tramite il borrow mode. È quello che vi dicevo prima, puoi spendere soldi senza vendere le tue cripto, ma stai richiedendo un prestito e paghi circa il 4% di interesse annualizzato. Cosa importante, vi invito a leggere tutte le indicazioni per quanto riguarda questa modalità e non pensate che quando andate a fare una spesa il cashback serva per ripagare il prestito, quello no, assolutamente, si deve fare poi manualmente e senza utilizzare il cashback. Quindi, ok, non vendi le tue cripto, ma qua ti crei un debito. Abbiamo poi la sezione Earn e non è, attenzione, un semplice staking come su un exchange. Qua sta entrando proprio nel sistema di restaking e di DeFi di EtherFi. Volendo andare a mettere in staking WeEat, si clicca su deposito e qua possiamo vedere anche il TVL e decidere quanti WeEat andare a mettere in staking. E qua sotto poi scorrendo si trovano anche BTC Yield, USD Yield, IP Yield e altri che vengono inseriti. La sezione card è quella che permette di avere la carta virtuale oppure anche la carta fisica, come vedete in sovraimpressione. Tornando indietro, vedete la sezione membership. Io sono la sezione core, quindi proprio quella più scarsa in assoluto. Il livello poi cresce in base anche alle attività e in base ai punti che vengono assegnati. Il vantaggio primo di utilizzare e avere più punti e avere un cashback magari più alto. Un altro vantaggio è avere un borrow rate magari più basso del prestito al 4% o rendimenti più alti o ad esempio vantaggi esclusivi come accessi anticipati, promozioni dedicate, insomma tanti altri benefici andando ad utilizzare la carta. Infatti utilizzando EtherFi Cash non sei solo un utente, stai accumulando punti e questi punti poi vanno a determinare lo status che vedi poi vicino alla voce membership. Ci sono dei punti extra oltre a utilizzare la carta per la spesa, 3 punti al giorno per ogni $1.000 messi in staking, 9 punti al giorno per ogni $1.000 depositati nel Vault Liquid e usando la carta 3.000 punti per ogni $1.000 spesi. Poi ricevi altri punti per ogni 1.000 ETFi detenuti. Insomma, tante possibilità di accumulare punti per sbloccare tutti i benefici. La cosa che magari può interessare di più comunque è sempre il cashback anche nella carta base del 3%. La sezione Refer and Earn, infatti se volete poi provare la carta vi lascio in descrizione il link per potervi registrare, potete poi anche voi partecipare a questa promozione che vi dà in questo momento. Sono magari promozioni che cambiano, non sono sempre le stesse. In questo momento c'è il 15% di cashback a ristoranti e ride sharing, comunque una percentuale enorme, molto più alta delle carte tradizionali. Questa non è, come ho detto, la campagna promozionale standard perché cambiano, sono temporanee, limitati, magari con dei limiti mensili, con delle categorie specifiche. Infatti anche in questo caso vi invito a leggere i dettagli per i limiti delle eventuali cashback. Bene ragazzi, per questo breve video è tutto. Fatemi sapere nei commenti se conoscevate già EtherFi, se avete anche delle altre soluzioni anche migliori di questa. Se volete provarla vi invito sempre a provare con piccoli importi e a testare tutte le funzionalità, perché la curiosità, soprattutto anche in questo settore, è una manna, ma la curiosità deve essere fatta consapevolmente. Usate magari dei piccoli importi, fate pratica, vedete anche dove sbagliate, insomma, provare va bene, ma usate sempre la testa. E visto che io sono un mangione, se volete iscrivervi con il link in descrizione, così otterrò magari il 15% di cashback sui ristoranti e potrete comunque far conoscere anche voi EtherFi e i vostri amici. Insomma, andiamo a mangiucchiare tutti insieme. Ciao!